un vento della Madonna, completamente fuori programma, però c'è un bel sole, sono libero un attimino, quindi ho pensato andiamo a fare questa recensione di questo Miller che ho preso da poco. Ho usato già un po', sarò uscito 2 o 3 volte, quindi non è la solita recensione a cazzo di fare le cose prima di usarle, anche perché uno skate di questo tipo deve sciogliersi un attimino, soprattutto per i cuscinetti, che ormai sono un po' viziato con i miei famosi cuscinetti ceramici. Li comprate? Devo dire che sono molto soddisfatto. Il Miller è praticamente la migliore alternativa ai track CX della Carver, dei tracks che sono stati abbondantemente copiati da varie marche, però diciamo che fra tutte queste marche, che includono cose come Quicksilver per esempio, Miller è finalmente una che si dedica principalmente allo skate e di cui ci possiamo fidare un bel po' di più. Ho rotto tanto nel mio caso, anche se ci sono ovviamente le 78, però come vedete vado tranquillamente anche sul marciapiede, fa solo un po' di rumore però è comodo. È una misura che definivano nell'etichetta, ma ci hanno fatto un po' sorridere, da ragazza o da bambino, perché la tavola è più corta, però in realtà la tavola più corta quello che ti dà è molta più manovrabilità e molto più giro. Tant'è che per me il giro che mi sta dando con questi bushing, che sono bushing morbidi in dotazione, perché poi c'è un altro di set duri, è più che sufficiente, al punto che sto quasi pensando, mi copro un po' dal vento, di metterci bushing più duri. Voi ormai sapete cos'è un surf skate, ve ne ho parlato in abbondanza, adesso ripasserò un pochino il tema. Sono più che soddisfatto, però c'è sempre da esplorare qualche nuova possibilità, come per esempio mi scriveva nel forum dove ci sono tutti gli scienziati dello skate, su Skate Therapy Community su Facebook, mi mandava oggi o ieri Maurizio un link a un articolo di un ragazzo italiano che consigliava di mettere il secondo set di bushing usando solo quelli conici per metterli sopra e sotto. Adesso vi spiego tutto, lo andiamo a smontare, andiamo a cercarci un posto tranquillo dove non muori di vergogna parlando davanti alla camera. Vediamo se prendiamo quello dell'altra volta o se prendiamo una panchina. Ne andiamo a parlare mentre farò un'altra operazione, perché in ogni skateboard nuovo capita che cigola un pochino quando vai a destra e a sinistra, perché il pivot, che adesso vi mostrerò, friziona molto su una plastica nuova, quindi bisogna fargli qualcosa. Ora ve lo mostro. Eccolo qua, Miller, come lo vuoi chiamare? Miller Motel, come si chiama? Non mi ricordo. Comunque non importa, l'importante è che siano questi track e poi voi scegliete se volete una tavola più lunga o più corta. Se volete fare delle grosse discese è meglio una tavola più lunga perché sarà più stabile. Io ho questo in particolare, peccato che non avevo la camera, l'ho portato con 2 amici che avevano il Carver, l'ho confrontato col Carver ma non ci ho trovato grandi differenze, erano dei C7 i loro, però questo gira veramente da Dio, devo dire. Però hanno fatto delle discese da paura. Infatti io li ho prese più caute perché non sono abituato a scendere con il surf skate, perché è molto alto, vedete? Perché la ruota non tocchi mai il track, c'è una grossissima distanza fra la ruota e il track, un riser ben più grosso di quello che io metto normalmente solo per ammortizzare, e quindi è più instabile, c'è meno equilibrio, è più facile che schizzi via la tavola, che ti salti via completamente. Andiamo a fare questa operazione. Quello che faremo sarà frugarci in tasca, perché questa volta sono venuto senza borsa né niente e c'ho tutto nelle tasche, perché mi sono un po' rotto le scatole di organizzare tutto quanto, perché filmare rovina un po' l'esperienza, un po' il relax. E nelle tasche ci siamo portati questo sapone e vabbè, è il T-Tool, indispensabile se vogliamo fare delle modifiche al nostro skate o ripararlo. Ho letto praticamente questo articolo in cui diceva che siccome con il Miller ti portano 2 set diversi di bushing, ve li mostro, questi qua sono dei bushing più duri, sono fatti se per caso sei più pesante, perché questi sono dei bushing o per carvare tanto o se per caso sei più leggero, quindi non hai tanta forza da mettere in carvata o per girare. Se per caso sei più pesante potresti gradire questi altri più duri,
La differenza è che essendo più duri serve più forza per deformarli, ma ti restituiranno anche più forza, più rebound, diciamo, ti faranno rimbalzare più indietro, facendo l'effetto che praticamente sui track C7 ti fa la molla del track. Ora andiamo a vedere quanto sono più duri, perché ci sono dei numeri, delle numerazioni, ma a noi ci frega poco delle numerazioni, le andiamo a toccare. È apprezzabile, ma non è eccessivo. Io infatti mi trovo abbastanza bene con questi, però ero soddisfatto di quanto giravano, quindi avevo pensato di provare quelli più duri. Però qui non si tratta tanto di provare quelli più duri, ma di mettere in pratica sentite questo rumore? Anzitutto di liberarci di questo rumore stupido che fa qui, che non ci piace. E poi volevo mettere in pratica questo consiglio di questo skater italiano, vi metto il link sotto in descrizione perché non mi ricordo il nome onestamente, che diceva di mettere sulla base i conici dell'altro tipo in maniera di avere un conico e un conico. Questo che cosa ottiene? Il bushing conico si deforma di più per via della forma, come sappiamo già dai cruiser, che a differenza di solito gli street skate hanno un bushing di questo tipo sotto, conico sopra. I longboard, dove vogliono molto controllo, lo stesso. I cruiser che devono girare tanto normalmente hanno conico e conico, conico sopra e conico sotto. Avrei potuto pensarci da solo, però mi ha fatto piacere leggere questo articolo qua, perché non avevo pensato alla comodità, mi piace riciclare le cose, di riciclare questi stessi altri bushing. In realtà però secondo me ci sarà un controeffetto, ovvero sia meno rebound, perché il bushing conico si deforma di più, ma anche perché offre meno resistenza. Siccome io sono già soddisfatto del giro, anche perché è una tavola abbastanza corta questa, però andiamo a provare, perché bisogna provare tutto nella vita. Ma prima ancora facciamo una grattugiata non di parmigiano ma di sapone, dove nel pivot. Questo serve, come vi dicevo prima, al fatto che quando è nuovo uno skate, per via dell'attrito, fa un rumore un po' scomodo e tende anche a logorare di più questo pivot, che non ha una vita eterna. Durano molto i pivot, però quando si spacca sono cazzi. Uno, perché non capisci qual è il problema, non capisci che cosa è successo, e due, perché è difficile trovarli e costano. Per essere dei pezzettini di plastica insulsa costano parecchio. Allora, washer. Il washer si mette sotto al bushing. Ora questo washer è fatto per questo tipo di bushing, quindi avrei potuto portarne un altro magari. Non è il massimo, ma siamo qua, siamo per strada, ci arrangiamo con quello che abbiamo, quindi lo mettiamo comunque. Inseriamo il pivot e mettiamo l'altro conico sopra e chiudiamo molto semplicemente, veloce, e stringiamo appena, perché comunque abbiano un minimo di pressione, non siamo completamente sciolti. La vedo male, la vedo brutta, perché mi sa che forse il bushing di sotto è troppo basso, la vedo male. Cazzo, zio, poi li perdi questi. Oh, te fermi? Oh, zio. E un'altra opzione, sai quale potrebbe essere? Mettere due arancioni, un arancione sopra e un arancione sotto, così almeno recuperiamo la deformazione esagerata, però non perdiamo troppo rebound. E il track dietro lasciarlo con i gialli. Allora, riportiamo tutto al suo posto, lo andiamo a sperimentare. Il risultato dovrebbe essere che giri molto di più, credo proprio che funzioni, perché l'ho già visto, ho già visto che gira troppo, cioè praticamente è completamente fuori controllo. Vediamo come si comporta. Si comporta che gira molto di più, cazzo, e che anche per salire su direi che è alla grande. Sì, gira molto di più, molto di più. Allora, che succede? Essendo conico anche nella base,
e riesce a inclinarsi molto di più, e diciamo che il giro non arrivava a questo punto prima, perché il bushing di sotto lo bloccava prima, diciamo, io mi ricordo arriva una roba del genere. Qui invece possiamo vedere che arriva a toccare completamente il track qua, arriva al suo massimo. E direi qualcosa che non mi piace, il track si ferma col metallo perché la resistenza del bushing è minima. Questo significa che quando sei in velocità non è buono perché potresti andare a rovinare il track con il tempo. È buono se sei in pianura, si vuoi pompare da zero, però ci vorrebbero dei bushing più duri, decisamente più duri. Dopo faccio lo stesso test perché li rimetto i gialli, perché io alla fine preferisco avere l'altro sotto, non mi voglio distruggere la tavola. Dopo rifaccio il test e vedo come si comportano. Potrebbe essere che magari se ci sono dei bushing conici durissimi, bah, non mi so dire se può avere senso o meno. Stringere di più, vabbè, stringere di più vuol dire rovinarsi tutto il lavoro che hai fatto, quindi non ha senso neanche quello. Io vedevo che di fatto alzare il bushing, perché nell'articolo di quel ragazzo lui metteva una base sotto, magari puoi mettere sopra invece che sotto, secondo me ha più senso, potrebbe aiutare. Comunque vediamo una cosa, approfittiamone perché vediamo dove morde la ruota, perché a me non piace avere questi riser esagerati. Potrebbe essere che non siano necessari, perché siccome qua vediamo che gira completamente, allora noi vediamo questo pezzo di riser in realtà sembra una mazza, cioè non sembra proprio niente. Infatti vi dirò di più, io adesso sti riser qua li tolgo, e non mi piace avere la tavola così alta, soprattutto se non serve. O magari posso mettere un riser un po' più basso, giusto per ammortizzare. Poi vediamo, facciamoci un altro giretto. Oh, un po' mi sto ricredendo, perché la verità è che gira tanto e si sente molto più slopestyle. E anche il fatto che anche la Carver abbia i bushing conici sotto fa pensare che forse si tratta di trovare un'altra combinazione, un altro combo in cui possiamo avere un pelino più di resistenza sotto ma continuare ad avere questo giro esagerato. Io qua c'ho tutta l'officina è qui assieme a me, quindi direi a questo punto di non perdere del tempo e andare a rimuovere i riser e vediamo come si comporta senza i riser. Vediamo come si comporta senza i riser e con questi bushing esagerati. Questa è una buona notizia perché per me questa tavola era troppo alta. Io sono abituato al mio cruiser che è abbastanza basso nonostante le ruote grandi, ed era tipo, bah, avete esagerato un pelino qua, Il bullone di dietro è sempre un po' complicato perché questi tipi di track vanno molto indietro, però facendo un po' di angolo si riesce a togliere con il T-Tool, fa tutto il T-Tool. C'è poi chi potrebbe dire che in realtà per un surf skate è comodo avere il riser grosso, ossia essere alti, perché ti dà più spinta. Però io preferisco sempre un po' di stabilità, voglio tutto il bombeo possibile, lo gestisco io quello, però così in caso di emergenza preferisco stare più vicino al terreno perché la tavola semplicemente ti schizza di meno. Vediamo che il riser è di ottima qualità tra l'altro, e anche bucato dentro, potrebbe anche essere utile per un drop through, però per un drop through veramente esagerato perché è troppo grosso per metterlo sopra la tavola. Comunque togliamo il riser e mettiamo così il track bello nudo e crudo. Se togliamo il riser un'altra cosa da fare è assolutamente cambiare le viti, perché è brutto vedere una vite che spunta così tanto. Vabbè, visto che abbiamo questo bushing così sciolto, ora ancora prima di avvitare l'altro possiamo fare il test. Ancora prima di avvitare questa vite facciamo e vediamo se va a toccare la tavola, e non la tocca. Dai, allora abbiamo vinto, non c'è proprio neanche bisogno di metterci dei riser. Ma
Io non so perché fanno le cose a cazzo, ragazzi. Io quello che ho sempre pensato è i track CX girano così tanto con meno inclinazione, quindi in realtà anche se fanno un giro molto più esteso non vanno a toccare la tavola più di track normali. Allora perché li fate così alti? Ovvero, van benissimo così alti come li fate, ma perché ci mettete i riser? Non ce ne sono bisogno. E poi è controllabile, perché una volta che addirittura il track arriva a toccare se stesso non va a girare di più, state tranquilli, quindi non c'è il rischio di wheel bite. Comunque lo testerò adesso, lo testerò sulla mia pelle, non voglio mica che vi facciate del male voi. Sono stupido che va abbastanza in profondità questa chiavetti, brava, marca cinese economica. Vi metto sotto in descrizione il link per comprare anche questa chiave, perché costano poco, costano 3, 4, 5 euro, dipende un po' dal momento, da come gli gira da Amazon. Abbiamo tolto questa sberla di riser perché non sono assolutamente necessari, perché adesso facendogli questa modifica e potendo girare molto facilmente tutto il bushing fino a toccare qua il bordo del track, abbiamo visto che assolutamente non toccano la tavola per niente, completamente al riparo. Questi riser Miller non servono a un cazzo, toglili, mettine uno sottile giusto per ammortizzare un pochino, ma non mettermi queste sberle. Io devo venire a dirti queste cose, Miller. Però il bushing conico sotto, siccome vediamo che qua tocca, a me non mi ispira. Mi sa che con il tempo si mangerà questo track sicuramente, perché poi fa un lavoro di pumping esagerato e quindi no, non va bene. Adesso dopo metterò l'altro bushing e andiamo a vedere fino a quando arriva, se ha veramente senso mettere questi conici o se si raggiunge lo stesso giro con molta più forza, e allora avrebbe più senso quello. Volendo, la modifica che andrò a fare dopo, che può aver senso, sarà no, non sarà nessuna, perché sì, cosa. Poi è un po' come fare le espressioni di matematica, togli un bushing da una parte e lo metti dall'altra, aggiungi. Io volevo fare una sostituzione, però in realtà il setup più morbido che non sia questo è giusto giallo sopra, giallo sotto, cilindrico sotto e conico sopra, ma di quelli morbidi. Ma vediamo come gira adesso che è più basso. Io sono molto emozionato per questo, perché il difetto più grande dei Carver per il mio gusto è che sono troppo alti. Adesso che l'ho abbassato di così tanto potrei trovarmi molto meglio. Quello in cui aiuterebbero probabilmente delle 78A sarebbe quello nella griposità, perché queste sono 80A, ma sono semplicemente quelle che vengono con questo modello e sono più fatte per slidare, e quindi effettivamente le senti che ti slidano via. Io ho varie ruote, quindi posso anche cambiarle nel caso. È lunga, quindi fai questo, togli l'altro, metti quello, cosa fai? Perché l'ideale è... Scusa, queste foglioline sono l'incubo di Barcellona, praticamente acchiappano la ruota con questa parte e poi la bloccano con questa, e anche se è una ruota morbida sono in grado in certe circostanze di fermarti, ma non sempre. Questa discesa non mi sento così tranquilla a farla con dei track così sciolti, però ci proviamo. Ok, questa è una pura salita e vediamo se riusciamo ad arrivare in cima senza problemi, poi la faremo con gli altri. Sto cominciando a sforzare. No, in cima non mi dà tanta voglia,
Facciamo le cose per bene, facciamo un video al rallentatore, così vedete il rallentatore, i track modificati e i track con i gommini originali. Entrambe le volte senza i riser, perché i riser, buonanotte, siete stati bocciati e non vi rimetteremo più nel nostro millerino. Ok, vedete un abbassamento di risoluzione per farlo con la mia GoPro antidiluviana. Volete vedere pure me al rallentatore? Questi capelli che corrono al vento come dei cespugli di rovi che non si muovono. Beh, devo dire comunque, cazzo, ci stiamo risalendo questa alla grande. Sì, una salita mega galattica non me la fa come me la farebbe il mio skate a 3 ruote, ma in questo coincidiamo anche col carver, anche il carver non ti fa ste robe. Abbiamo visto che non fa più rumore, il che faceva prima non lo fa più, e andiamo a metterci il bushing conico giallo sotto, quello che gira di più, e a sto punto se giro quello che vogliamo gli lasciamo i bushing morbidi ovviamente. Quindi il nostro bushing de toda la vida, in spagnolo, tutta la vita. Andiamo a mettere qua sopra quello giallo, gli mettiamo il nostro washer che lo protegge dallo scavarsi nella vita, perché se non ci fosse questo la vite andrebbe col tempo a scavare dentro il bushing, rovinandolo. Qui invece è una superficie un po' più grande. Poi col tempo anche con i washer si rovinano i bushing. Soprattutto si rovinano perché pompate troppo, ma anche se al contrario non volete pompare tanto, non volete cavare tanto e li stringete come dei matti. Non stringete mai troppo i bushing, li state solo affossando, li state solo distruggendo. A quel punto è molto meglio comprare degli altri bushing più duri o cercarli, magari in qualche altra tavola avete dei bushing duri. Io faccio così, li scambio fra le tavole a seconda delle esigenze. Ok, vediamo come va. Io è un po' più duro, andiamo a vedere fino a quanto gira, perché se me la gira tutta io non lo voglio modificare. Me la gira tutta, ragazzi, secondo me cosa significa che la gira tutta? Significa che anche se mettessimo un adattatore e alzassimo il bushing conico, mettendo uno conico sotto ma più alto, non risolveremo granché, perché se non arriva a girare tutto. No, questa è la sua resistenza, ragazzi. È bella la sensazione del bushing conico sotto, però no, non fatelo, ve lo sconsiglio. Quello che potrei fare adesso forse è mettere i bushing duri dietro, così approfitto, metto un po' di sapone e posso ottenere di non avere il bushing così stretto, che non mi piace che sia così stretto. Quindi nuovamente andiamo a grattugiare il sapone. Dov'è che l'ho messo?
nella mia valigetta degli attrezzi, eccolo qua. Potete sempre utilizzare semplicemente il T-Tool, che fa anche da coltellino per grattugiare il saponcino. Allora, come vi dicevo, io ho praticamente lasciato il setup anteriore così com'era, con i bushing gialli che sono quelli morbidi, e ho semplicemente tolto questa sberla di risers. Miller mi è deluso in questo, ma vi dirò, avete dei riser extra gratis per quello che vi serve. Mentre dietro Miller non mi ha deluso per niente, sei stata una grande. Ho messo i bushing duri, che sono comunque morbidi, non è che siano durissimi, per avere un po' più di stabilità senza andare a dover stringere la vite troppo, come facevo con quelli gialli, che sono più per pesi leggeri, diciamo. Stringiamo un po' di più. Ok, mi ho cambiato la batteria. Vabbè, vediamo come girano questi. Cazzo. Poi, cazzo. Una volta mi era caduto un bushing verde nel tombino e dentro, per fortuna, mi ha aiutato un tipo vestito da clown che mi ha detto: lo vuoi un bushing giallo galleggiante? E gli ho detto sì, ed eccoli qua. Vabbè, vediamo come va con questo setup. Non ti permette di pompare di più, essere più sciolto. Ti permette di fare un giro mettendogli meno forza, però se ci metti forza fai lo stesso giro col vantaggio che stai pompando di più, che è più rebound. Questa è la posizione stupida in cui vai quando stai reggendo un palo oltre che pompare sul carver. Vabbè ragazzi, morale della favola, opinione mia, perché si fida di me. Non sono un professionista, non è il surf skate è la mia cosa principale, però sono un gran nerd. Va bene il setup iniziale, non sono soddisfatto di mettere i bushing conici anche nella parte di sotto, è più che sufficiente questo setup. Mi piace di più avere i bushing più duri dietro, danno un migliore pumping, migliore stabilità. Se volete parlare con me, entrare un po' dentro ai progetti, ma anche organizzarvi fra di voi e fare dei giri in Italia, iscrivetevi al gruppo di Facebook Skate Therapy Community, sempre qui in basso c'è il link. Bah, vi parlo sempre un po' stanco, sembra che sono un po' distrutto, però sì, è che fare video rompe un po' la felicità dello skateare, ma quando si può si fa per voi. Ciao ragazzi, alla prossima.